Guarda lì! Ma stai scherzando? Maledetti serra, maledetti! Guarda qua! Ce l'hai? Buongiorno, oggi dobbiamo provare il colpaccio alla lecciamia. Fra un pochino inneschiamo i cefali mostruosi che abbiamo pescato con Rezzaglio e ora andiamo a cercare le lecciamie. Infatti proprio nei mesi di luglio e agosto loro si avvicinano alla costa per cacciare, per ingrassare e per prepararsi poi a tutte le fasi della riproduzione. Io purtroppo ho ancora i miei gravissimi infortuni alle mani, ma per fortuna c'è un pescatore eccezionale qui che provvederà al recupero della bestia qualora la prendessimo. Sei pronto, Andre? Pronto? Poi facciamo vedere che cefaletti inneschiamo oggi. Intanto usciamo dal porto. Le grosse lecciamia si avvicinano alle coste durante i mesi caldi e purtroppo, a causa della mancanza di muggini in acque libere, si avvicinano alle scogliere dei porti dove ne trovano in abbondanza. Raggiungono dimensioni enormi e sono dei predatori eccezionali. Oggi è una giornata particolarmente calda, ma sono proprio queste le giornate migliori per insidiare le lecciamia, perché vengono a cacciare col caldo, sole alto, insomma non è confortevole per noi, ma per loro è il territorio migliore di caccia, la giornata migliore. Abbiamo preso con Rezzaglio dei cefali enormi che vanno dagli 8 etti a 1,5 kg, sperando di scoraggiare i pesci serra, anche se tuttavia un grosso pesce serra tenderà comunque ad attaccarlo. Ma non possiamo usare il cavetto d'acciaio perché la lecciamia è un pesce estremamente sospettoso. Purtroppo non ho la vasca del vivo, diciamo, qui dentro, quindi ci dobbiamo organizzare in questo modo barbaro, a secchiate d'acqua. Dai, questi saltano come gli assassini. Corri! E sul fondo della vasca ho inserito un piccolo tappo di drenaggio. Così quell'acqua più putrida che è sul fondo, diciamo, viene cambiata per prima. Ci siamo, ecco, ora facciamo un innesco con Andrea. Prima cosa molto difficile, quella di non far scappare i muggini perché saltano come i pazzi. Quindi, ecco, sto appena detto. Vedete, sono tutti... Andrea? Allora, guardate quanto è grande. È un'esca enorme, quindi un amo fisso lo mettiamo qui E l'altro poi lo facciamo scorrere lungo il corpo del pesce. in modo tale che lui vada. Il pesce è veramente liberissimo di nuotare, vedete? Nuota alla grande. Non si stanca. E la cosa ottima è che se anche non dovessimo pescare nulla, lo ributtiamo e lui vivrà tranquillamente. Quanti metri gli diamo? Circa una ventina e lo lasciamo a galla. Allora, visto che un cefalo lo traniamo a galla, l'altro invece lo tranieremo un po' più a fondo. E per farlo ci mettiamo un piccolo piombo da circa 150 grammi. Molto semplice, aggancio rapido e secondo aggancio rapido all'interno della solina. Vedete? Perfetto. E questa la mettiamo un po' più vicino alla barca. Il programma di oggi è quello di partire dal porto di Cagliari ed arrivare verso Capoterra, trainando a una velocità massima di 2 nodi. Stiamo utilizzando una cannettina molto leggera, però va benissimo, proprio studiata per l'esca viva, 8-16 libbre, che comunque però per le lecciamia dovrebbe andare alla grande. Guardate, ora il cefalo si sta agitando e quando si agita vuol dire che c'è qualcosa dietro che gli rompe le scatole. Visto che non ci piace né morire di caldo né di rumore, ho messo un pezzettino di vela, mo spegniamo il motore. E allora? Silenzio, Silenzio. Allora, un nodo e 6, la velocità è veramente perfetta. Guardate che bello questo GPS atomico. Siamo col vento al traverso, quindi possiamo fare quello che ci pare. Un pezzettino di Genoa. Siamo dei signori e ora aspettiamo che la leccia mangi. Per farlo stiamo passando vicino alle punte, che sono queste punte dei moli, dove comunque è un po' più facile che i grossi predatori passino alla ricerca di cefali, di spigole e anche di qualche orata, perché se la mangiano volentieri, soprattutto i serra. È fondamentale lasciare la frizione al limite dello slittamento, perché predatori come la ricciola e la lecciamia sono estremamente sospettosi e hanno bisogno di tempo per ingoiare l'esca. Ora che trainiamo in pesca, tranquilli, grazie a Dio, tanto le canne le affido al buon Andrea. Io vado a fare 2 paninetti. E lo sapete che ho scoperto anche che ho il congelatore, ma pensavo fosse solo uno sportellino così messo a caso. Ora vi faccio vedere. C'è questo è il congelatore.
Poi ditemi che non è figo avere il frigo e tutto in barca. Paninazzo con la mortadella, lemon soda ghiacciate. Sei pronto, ragazzaccio? Pronto. Vieni. Guarda che ti do. C'è buono, mica. Ti pure questo però. Grazie. Bella fresca, freschissima, hai visto? Ma l'abbiamo appena messa lì dentro. Appena messa nel freezer. Che spettacolo, ci abbiamo pure il freezer. Dopo il super panino, ora stiamo passando a vela vicino a questi allevamenti delle cozze, che sono un altro punto strategico, perché qui c'è tutto il pesce, oratelle, sparlotte, quindi i grossi predatori un giretto vicino agli allevamenti se lo fanno sempre, e anche noi ce lo facciamo sperando di incrociare qualcosa. Oh, cosa sta succedendo? O abbiamo accelerato noi? No, un 9 del 9. I cefali, ragazzi, sono agitati all'istante, segno che qualcosa li sta spaventando. Infatti sono partite entrambe le frizioni. La frizione è sempre al limite dello slittamento, proprio per il motivo che vi spiegavo prima. Però quando il pesce fa così c'è qualcosa che lo disturba. È bellissimo, ragazzi, ci stiamo emozionando tutti e due. Guardate la canna come si agita. Non servirebbe, però quel cefalo di destra non si sta muovendo, quindi ora controlliamo se ci sta ancora, se è andato a comprare le sigarette. Oh, guarda! Il serra se lo sta mangiando! No, adesso che ce l'ho in mano io, cazzo! Ma che cazzo! Se l'è mangiato! Un pesce serra ha tagliato la coda al nostro cefalo di quasi 1 chilo, però tuttavia non torna per mangiarselo, e anche se lo facesse noi non avremmo il cavetto d'acciaio e probabilmente riuscirebbe a tagliare il filo. Guarda. Niente. No. Ma no. Ma no. È un serrone pure. Porca miseria, maledetti serra, maledetti. Ecco, mentre questo è andato, ne inneschiamo un altro. Speriamo che non faccia la stessa fine, perché se non ci abbiamo più esche poi. Poveraccio questo, mamma mia. Intanto vediamo anche se l'altro cefalo è vivo, ma fortunatamente questo non è stato attaccato. È successo proprio quello che non volevamo che accadesse. Il serra, questo stimato intorno forse ai 4 kg, più o meno, no Andrea? 4 kg. Comunque si è mangiato il cefalo proprio perché non aveva il cavetto d'acciaio e non ci sarebbe stato alcun modo di prenderlo se non comunque agganciarlo con gli ultimi 2 ami per la bocca. Sono comunque dei pesci maledetti, L'ha seguito, ha mangiato il cefalo di 8 etti. Comunque vedete che non hanno problemi a mangiarsi un grosso cefalo. E visto che secondo me il pesce serra è ancora dietro al cefalo, prova a stimolare l'attacco con un artificiale sperando che lo mangi. Siamo quasi a metà strada e all'improvviso qualcosa di stranissimo accade. È andata? No, Ma era lei? non lo so. Partenza stranissima. C'è il cefalo. Molto strana come ha toccato anche. Partenza quasi in diretta, ma non abbiamo capito che cacchio fosse, perché il cefalo non è tagliato per fortuna, però la canna è partita, non ci sono santi, è partita pure molto bene. Abbiamo ferrato, niente, può succedere con i grossi pesci che si mettono il cefalo in bocca ma non beccano l'amo. È partita, gli abbiamo lasciato quanto? 10 secondi, 15 secondi, forse un po' poco, e niente. Assurdo, praticamente qui ci sono i serra, i pesci serra che stanno seguendo in continuazione i nostri cefali e quando sono in difficoltà li attaccano. Mentre provavo fra l'altro con un artificiale è partita l'altra canna, quindi sta succedendo di tutto. Ora fra un pochino ci tocca spegnere accendere il motore e togliere la vela perché arriviamo lungo quel pontile lì. E vicino a quel pontile ci può essere di tutto, veramente dalla leccia alla ricciola. Ora in questa condizione di caos, quindi pesci serra, i cefali e tutto, è una condizione molto buona perché ovviamente pesce chiama pesce, quindi il pesce serra attirerà anche magari la leccia, si scatenerà quella competizione alimentare. Cioè siamo molto emozionati io e Andrea, però al momento solo quel serra disgraziato, un altro ci stanno seguendo il cefalo in continuazione, però il cefalo è molto grande
per i serra e quindi sono un po' restii ad attaccarlo. 20 cm sarebbe perfetto, l'avrebbero distrutto subito. Con questi cefali grandi si fa la selezione, anche se ogni tanto purtroppo lo attaccano. Come siamo messi con gli altri due? Guarda un po'. L'ultimo. Ah, è vivo. Di uno c'ho una testa. Sciala miseria. E lui. Questo è proprio enorme, Una bella taglia. E pensate che per le ricciole veramente grandi sono anche piccoli questi cefali. Ci vorrebbero un po' più grandicelli. Dopo qualche minuto arriviamo vicino al pontile e qui cominciamo un'altra trainata di circa mezz'oretta alla ricerca del predatore. Ma purtroppo, a parte i soliti serra che seguono in continuazione l'esca, nulla di grande appare all'orizzonte. Nuota anche molto bene. Mamma mia, un serrone mostruoso, era proprio dietro al cefalo, però non se l'è mangiato. Ora il cefalo è agitato, siamo alla fine del pontile dove l'acqua è più fonda e probabilmente ci sono le bestie maggiori. Mamma mia, che emozioni. Eppure, verso la fine del pontile non si vedono quei grossi serra che tanto aspettavamo, né tantomeno la leccia, e così torniamo indietro. Siamo tornati in zona di Cagliari e l'acqua si è pulita ma tantissimo proprio. E infatti è molto più chiara rispetto a stamattina. Potrebbe essere un buon segno. Speriamo. Ci siamo abbastanza cotti, soprattutto Andrea. Si sta mangiando l'ennesimo panino. Quanti te ne sei mangiati? Io 47 panini. 4. Dai, su, fateci questa grazia. E proprio nell'ultimo tratto, quando ormai stavamo perdendo le speranze, qualcosa accade. Ce l'hai? Ma stai scherzando? Ma l'hai vista la bollata enorme che gli ha fatto? Porca puttana. Non l'hai vista? Era un tonno? Era un tonno. Non ci credo. Non l'hai vista la scoppiata enorme? L'ho vista, mo' l'ho vista. No, non avete capito. Ci ha scoppiato un pesce mostruoso. La canna piegata in due e è scoppiato proprio qui davanti con una bolla incredibile, ma non sappiamo se fosse un tonno o una leccia. Il cefalo ce l'ha devastato proprio. Tira un po' su. Cioè l'ha proprio sfondato là. È morto sul colpo, guarda. Questi sono i segni del morso. Ecco qua. Vabbè. Mamma mia ragazzi, che emozioni. Era schiattato, guarda. L'ha schiantato. No, molto probabilmente era una leccia ma enorme. C'è stata una bollata dietro la barca indescrivibile. Ha attaccato il cefalo e lo ha praticamente ammazzato così di colpo, però poi non se l'è mangiato. Fatto sta che i cefali comunque erano un po' vecchiotti, quindi probabilmente non gli è piaciuto, non lo so, il cefalo non ha reagito. Dai, che quello che sta carico è un pazzo. Siamo due pazzi. Ormai siamo carichi e ci proviamo per altre 2 orette, ma l'ora buona è passata e non si vede nulla. Niente ragazzi, non va. Penso che ora proveremo sull'ultima punta, poi ci suicidiamo perché il sole ci ha cotto. Niente, oggi abbiamo perso, oggi va così. Però ci sta, comunque una bella mangiata l'abbiamo avuta. Purtroppo non avevamo l'esca alla seconda per fare un altro giro e questo ci ha penalizzati un po'. Ora torniamo a casa, siamo morti, cotti, devastati. Cefalo ancora vivo. Lo ributtiamo. Andate. E niente ragazzi, la pesca è anche questo, giornate e giornate a trovare la quadra. Noi non l'abbiamo trovata oggi, chissà domani. E nella prossima uscita qualcosa di strano è successo davvero. Cazzo! Guarda qua! Che cazzo? Ce l'hai?